Ciao ragazzi, bentornati su Wikos, io sono John Mira e oggi parliamo de I Mercenari 4. Il terzo capitolo era stato un flop e io ed altri pensavamo che la saga fosse conclusa. Poi negli ultimi 2-3 anni si è iniziato a parlare di un possibile spin-off con il personaggio di Christmas, ovvero Jason Statham, e alla fine è stato confermato che il nuovo film sarebbe stato a tutti gli effetti un quarto capitolo della saga, con un team più ristretto e in parte anche nuovo. Io mi reputo un fan della saga e al primo film sono molto affezionato. Ne ho parlato in uno degli episodi della mia rubrica Boom Kaboom. Cercatelo sul canale di Wikos. La seconda pellicola è molto buona. Il terzo è molto carino, ma c'è già qualche problema. Questo quarto capitolo, secondo me, invece, è il peggiore della saga. Mi ci sono divertito abbastanza? Sì. Lo rivedrei a casa? Sì. Ma è tutto poco ispirato. Una riga di trama. Il team, capitanato di nuovo da Barney Ross, deve fermare il cattivo di turno, di cui nessuno sa la vera identità. E costui vuole assemblare un ordigno nucleare per far scoppiare la terza guerra mondiale. Fine. Ok, la storia non è mai stata il punto forte della saga dei mercenari, ma la struttura, seppur semplice, era sempre funzionale al tipo di film. Quello che funziona sempre però è il team, le battute tra di loro, le situazioni ironiche, la chimica infatti tra i componenti del gruppo, le sequenze d'azione ovviamente e l'atmosfera da film d'azione anni 80. Intrattenimento di buon livello. In questa nuova pellicola tutte queste cose sono ristrette. Il regista Scott Woo, che ha fatto un lavoro migliore con Act of Valor e Need for Speed, opere che non reputo assolutamente dei capolavori, ma intrattenevano bene. Qui invece dietro la telecamera fa un lavoro più standard, non dà nessun tipo di freschezza rispetto ai capitoli precedenti della saga. Una regia diciamo un po' basica, ma non do la colpa solo a lui, perché sono evidenti certi limiti di budget, come le poche location e gli effetti visivi molto datati, e probabilmente una certa fretta anche nel dover girare, e questo incide sul prodotto finito. Poi la sceneggiatura ha alcune idee carine, ma o vengono sviluppate male o velocemente. Gli unici due colpi di scena sono super prevedibili. Non so, forse si voleva anche un po' omaggiare di nuovo il cinema d'azione anni 80 con questi colpi di scena, però basta, perché così la storia è davvero troppo facile. L'azione ovviamente c'è, ma non è esaltante come i primi due capitoli. Ho apprezzato sì gli ultimi 45 minuti carichi d'azione e sembra che la pellicola voglia anche ricordare una pellicola del passato, Trappole in alto mare. Ecco, sottolineo l'inseguimento in motocicletta sulla nave, molto carino. Anche questo terzo atto, carico d'azione, ha pochi alti e tutto un po' nella norma, e sempre in questa lunga sequenza ci sono un paio di scontri corpo a corpo, niente male, ma anche qui forse troppo veloci. Ragazzi, questa è un'opera che poteva dare di più, soprattutto perché è il tassello di una saga ormai molto famosa nel mondo, ma invece diventa un film troppo superficiale, troppo semplice e, come detto, frettoloso. Ovviamente io so che tipo di film stavo per andare a vedere al cinema, però credo che ormai siamo al capolinea delle idee e della voglia. Però dai, l'ironia non manca, il divertimento c'è, ma si sente aria di stanchezza. Nel cast ritroviamo Sylvester Stallone, che passa il testimone a Jason Statham ormai. Ci sono ancora Randy Couture e Dolph Lundgren, e qui finiscono i nomi che conosciamo dei capitoli precedenti. Terry Crew non c'è e Jet Li, anche se nel terzo e nel secondo era quasi una comparsata, non c'è neanche lui. Le new entry sono Megan Fox, 50 Cent, Andy Garcia, Tony Jaa, Levi Tran e Jacob Scipio, che interpreta il figlio del personaggio di Banderas che era nel terzo capitolo, e Iko Uwais nel ruolo del cattivo. Statham ruba la scena al gruppo, proprio a livello di minutaggio, e qui si sente quell'aria dello spin-off che doveva essere, e forse andava fatto un film solo sul suo personaggio, sì. Ma questo quarto capitolo, quanto andrà bene al botteghino? Il terzo, come detto, aveva floppato e aveva forse troppa carne al fuoco. Questo nuovo fa il contrario, va a sottrazione, a meno degli altri capitoli. Chissà, voto per me 6,5. Forse c'è chi dirà si meritava 6, ma come detto sono affezionato alla saga, al team, e comunque è un divertimento scanzonato per 100 minuti. Ragazzi, vi ricordo di seguire Wikos su tutti i social, e sui nostri canali trovate non solo film ma anche serie tv, libri, giochi da tavolo, anime e altro ancora. Io sono John Mira e ci vediamo al prossimo film. Ciao ragazzi!